Amici di Byte Retro One, ben trovati sul canale YouTube, ormai lo sapete, di retro computing per passione e un pizzico di nostalgia. Oggi parliamo del mitico monitor a colori della Commodore modello 1801 che nel vasto panorama di monitor prodotti dalla Commodore rappresenta una vera particolarità. Oltre ad essere molto raro, perché è prodotto per il solo mercato europeo e poi perché molto adatto alla serie 264 della Commodore, che comprendeva i Commodore 16, i C116 e il top di gamma, se così lo vogliamo chiamare, il famosissimo Plus 4. Vedremo quindi le caratteristiche e peculiarità di questo monitor CRT a colori e poi lo proveremo, come è il nostro solito fare, con un videogioco. In particolare lo proveremo con questo videogioco in cassetta chiamato Storm, utilizzando un vero Plus 4. Quindi mettetevi comodi e ci vediamo subito dopo la sigla per parlare del nostro Commodore modello 1801. Il 1984 fu un anno veramente rivoluzionario per la Commodore, l'anno infatti in cui venne presentata la serie TED o la serie 264, che comprendeva i computer, come abbiamo detto, C16, C116 e Plus 4, serie fortemente volute da Jack Tramiel, che intendeva immettere nel mercato dei computer per uso professionale ma a basso costo, operazione che non riuscì, tant'è vero che poi lo stesso Jack Tramiel lasciò la Commodore per andare all'Atari. E nello stesso anno fu presentato questo monitor, il modello 1801 per la linea 264. Qualcuno di voi più attento e che possiede il manuale d'uso del Plus 4 o di altri computer della serie 264 potrebbe notare che nel manuale stesso non viene riportato questo modello di monitor, bensì viene riportato il modello 1802. Ma come mai? Beh, la risposta è molto semplice, perché il manuale, anche in italiano, non è altro che una traduzione dei manuali d'uso dei modelli, diciamo, venduti negli Stati Uniti. E lì negli Stati Uniti il modello, appunto, per la serie TED serie 264 è il 1802, che precedentemente aveva il nome CM141. In Europa invece il modello 1802 non ha i colori, diciamo, scuri come questo, ma i classici colori beige come il C128 o il Commodore 64. Allora, qui abbiamo allestito per l'occasione una postazione con una configurazione completa di computer Commodore Plus 4 con il suo monitor modello 1801, il joystick modello T1341, il dataset 1531 e il lettore floppy disk modello 1551. Quello che vediamo in esecuzione è il programma di test contenuto nella cartuccia diagnostica. Qui ci fa vedere appunto i vari colori che possono essere visualizzati da questo monitor. Per completezza di informazioni bisogna aggiungere che era possibile acquistare anche una stampante dedicata, la MPS 803 della Commodore. Andiamo quindi a vedere le caratteristiche tecniche ed estetiche di questo monitor della Commodore modello 1801. Come abbiamo detto, si tratta di un CRT, quindi di un monitor a tubo catodico. I colori sono scuri per adattarsi alla serie TED o serie 264, con questa fascia centrale in color caffè latte. Nella parte interiore troviamo questa protezione, questo pannello appunto di protezione dello schermo in vetro sottostante. Non so se questa diciamo cover abbia anche una funzione protettiva per gli occhi dalle radiazioni
provenienti dal tubo catodico. Non lo so, se qualcuno di voi è più informato magari lo scriva qui sotto nei commenti. Proseguiamo, vediamo la parte sottostante con la mascherina traslucida e il classico logo Commodore con i colori appunto della serie 264 sul lato sinistro, mentre sul lato destro troviamo il pulsante on off. Nella parte invece laterale sul lato destro troviamo queste feritoie in corrispondenza dell'unico speaker, dell'unico altoparlante di cui è dotato questo monitor. Infatti il monitor non è stereo ma è mono, infatti abbiamo queste feritoie in corrispondenza dello speaker dell'altoparlante, abbiamo detto, mentre se giriamo sull'altro lato sinistro, vediamo che le feritoie non ci sono, quindi abbiamo un unico altoparlante. Andiamo poi sulla parte invece posteriore, dove troviamo diciamo le varie informazioni. Come vediamo, l'alimentazione a 220 e le informazioni sono scritte in inglese e in tedesco, in quanto questo monitor era venduto per lo più in Inghilterra o in Germania. Qui sotto invece troviamo le porte per il collegamento al cavo video. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci un po' di più e mettere un po' di luce. Ecco qua. Allora, qui abbiamo due tipi di connessione, una definita normal video per la connessione dei cavi audio video. Qui invece sulla destra troviamo la connessione video di tipo Commodore, è indicata qui. Praticamente si tratta di video composito, audio video da una parte e invece video Chroma Luma o Luma Chroma da quest'altra. Infatti qui leggiamo, vediamo se si riesce a mettere a fuoco, Luma Chroma audio. E naturalmente per scegliere quale connessione utilizzare bisogna selezionare appunto con l'apposito selettore che adesso andiamo a vedere, togliendo questa mascherina. Ecco qua, abbiamo tolto la mascherina frontale e andiamo a leggere le indicazioni per i vari comandi. Qua troviamo appunto il selettore per selezionare appunto il tipo di connessione che abbiamo visto prima, e infatti leggiamo sotto qui Commodore Video per la connessione Luma Chroma o Normal Video per la connessione composita audio video. Qui abbiamo la manopola per la selezione del colore o per il settaggio del colore, qui per il settaggio della luminosità, qua abbiamo il contrasto, qui per aggiustare l'immagine orizzontalmente e quest'altro invece verticalmente. Poi abbiamo la manopola del volume. A questo punto andiamo a togliere anche la protezione in plexiglass, vediamo di colore scuro, che va a proteggere appunto il vetro sottostante dello schermo. Qui vediamo la cornice e qui le piccole aperture per fissare la protezione in plexiglass. Il particolare dello sportellino, e vediamo appunto che non è opaco ma è traslucido, vedete?
Oh, è giunto finalmente il momento di provare questo gioco su cassetta, Storm si chiama, per Commodore 16 e Plus 4. Apriamo quindi la cover e vediamo che già nel foglietto della custodia si vedono alcune schermate del gioco e se apriamo il foglietto leggiamo delle istruzioni per utilizzare il joystick con i vari comandi. Prendiamo quindi a questo punto la cassetta del gioco e come leggiamo essa è utilizzabile anche con un Commodore 16. A questo punto su tastiera andiamo a digitare il comando load e premiamo il tasto return per avviare il comando. A questo punto ci dice di premere il tasto play, apriamo il vano del dataset, inseriamo la cassetta del gioco, chiudiamo il vano e premiamo il tasto play. A questo punto la sequenza di caricamento del gioco inizia e a video vediamo che ha trovato il file del gioco e quindi inizia a caricare. Ecco qui la schermata intermedia dove ci mostra, ci dà alcune informazioni sul gioco e sulla storia, appunto, sull'ambientazione del gioco. Per andare avanti bisogna premere più volte il tasto, il pulsante sul joystick. E a questo punto il caricamento riparte. E alla fine il counter del dataset si fermerà ed ecco qui la schermata iniziale del gioco. A questo punto scegliamo la modalità di un solo giocatore. Per muovere il protagonista bisogna spostare la leva del joystick a destra o a sinistra per far ruotare il busto e poi spingere la manopola verso l'alto per far muovere avanti il giocatore. Dopodiché con il tasto spara, appunto vengono lanciati questi colpi che poi colpiscono gli avversari. In pratica bisogna raccogliere degli oggetti lungo il percorso e inoltre abbattere queste specie di amuleti che praticamente rappresentano dei portali da dove escono questi nemici. Quindi il movimento non è semplice, bisogna un po' fare abitudine con questa modalità di movimentazione del protagonista, ma man mano che si va avanti col gioco si prende più confidenza. Quindi andiamo avanti e abbattiamo quest'altro portale. A questo punto andiamo in un'altra schermata. Come vediamo ci sono queste linee gialle che molto probabilmente sono dei bug di programmazione che non sono stati risolti. Non mi sembrano appunto che facciano parte della grafica voluta della schermata. Quindi a questo punto andiamo avanti e abbattiamo questi altri portali, questi altri amuleti da cui escono i nemici. Come vediamo la vista è dall'alto, quindi un po' diverso dai giochi con la movimentazione orizzontale, mentre in questo caso invece abbiamo questa particolare visuale dall'alto del gioco. Andiamo a prendere quest'altro amuleto che ci dà più energia e a questo punto andiamo ad abbattere questi altri nemici e poi a distruggere questo altro portale da dove escono appunto questi guerrieri.
non vedo altro oggetto da recuperare, quindi usciamo da questa stanza. Quindi giriamo ancora il busto da questa parte e usciamo dalla stanza. Entriamo in quest'altra stanza, quindi vediamo quei nemici che sono là dietro, quindi cominciamo a sparare. Ecco un altro che sta arrivando. Oh, vediamo come man mano che si va avanti col gioco il numero di guerrieri aumenta sempre di più. Naturalmente fin quando non abbattiamo quei portali, cioè quelle specie di amuleto che vediamo sparsi per il quadro, per la stanza, e i guerrieri aumentano sempre più di numero. Quindi è inutile stare fermi qui, perché diciamo più aspettiamo e più guerrieri escono da questi portali, diciamo. Quindi andiamo a distruggere i portali per evitare che arrivino nuovi guerrieri da combattere. Quindi battiamo questo, quindi andiamo indietro e andiamo a distruggere invece l'altro amuleto. Ecco qua, entriamo in questa stanzetta e distruggiamo l'amuleto. Benissimo. A questo punto ci rimane solo l'amuleto sulla parte sinistra dello schermo. Andiamo ad abbattere pure questo portale e andiamo a recuperare questi oggetti. Oh, però non vedo più vie d'uscita nella parte superiore, quindi torniamo all'uscita sulla parte inferiore dello schermo. In questa stanza ritroviamo altri 3 portali da abbattere, quindi come vedete queste strane strisce gialle, che secondo me appunto sono un bug rimasto irrisolto, e insomma annebbiano un pochettino la vista, quindi non ci fanno vedere i nemici che magari si possono celare. Quindi cerchiamo di abbattere i portali il prima possibile e infatti, come volevasi dimostrare, ci hanno fatto fuori. Benissimo, il gioco a questo punto riparte di nuovo dalla stanza iniziale, ma penso che ci possa bastare così. Bene amici, abbiamo visto questo bellissimo e raro monitor a colori della Commodore modello 1801. Siamo giunti quindi al termine di questo video, spero che sia stato di vostro gradimento e come sempre vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, perché è l'unico modo per far crescere il nostro canale e proporre dei contenuti sempre migliori. A me non resta che salutarvi e aspettarvi numerosi alla prossima. Ciao!